Questa è base l'acqua. Beh dai, non è male come idea, eh. Cazzo, lavorare con la bocca si fa fatica. Non l'avrei mai detto. Dai, andiamo dalla sigla, dai. Eccoci qua, ho preso una roba dei miei amici cinesi, 5,42. Quindi per fare l'aerografo ci servono una di queste pompette qui, io ne ho prese due, così sono sicuro, Chanticleer, e qua ci serve solamente il tubicino e l'attack, quello finto, quello da 1,99 €, diamo risparmio. Apriamo sta pompetta, è fatta così. Ci serve questo tubicino qui, qua togliamo tutto, quindi abbiamo bottiglietta e tappino. Tappino c'è un buco, Chanticleer, e qua ci serve solo questo, solo il tubicino. Boom. Tagliamo a misura. Allora mettiamo questo tubo qui più sottile, lo usiamo a far da pesca, va qui dentro, mettiamo qua dentro così, e questo tubicino qui andrà a pescare la vernice. Dobbiamo attaccarlo con della colla qui. Ecco qua, gli ho messo un pezzo di stoffa per attaccarsi prima, sporge 1 millimetro. E qua siamo pronti. Niente, gli diamo una lavata perché c'è del fango, poi dopo lo carteggiamo, ok, adesso la incartiamo, così anche la buona, tanto la macchina è mia, ci faccio mi pare. Ok, quindi non vogliamo usare né aria compressa né elettricità, quindi direi di dargli una 600 a mano e poi dopo laviamo con antisilicone. Ok, togliamo la polvere con dell'antisilicone. Ora spruzziamo una mano di fondo in bomboletta, ma giusto per vedere se copre, se riusciamo ad andare in copertura più che altro. Il tubicino qua l'ho prolungato con questo tubo qui più grosso.
Ok, facciamo la prova. Ok, l'applicazione è questa. Dobbiamo arrivare con questo tubicino qui più grosso, qua, esattamente qui. Se non bestemmio, guarda. Questa è base l'acqua. Mettiamo un po' la lampadina che asciuga. Gli do un'altra mano perché qua non ho coperto, è un po' qua. Culo, dai, va là. Trasparente pronto, gli diamo mano unica, anche perché due mani su un parafango così mi sa che non gliela faccio. Ma che cazzo me l'ha fatto fare? Non è la miglior verniciatura che ho fatto io questa, eh. Non è venuta male. Vaffanculo, dai, va là. Adesso gli mettiamo la lampada, un po' di Trizac, due ruschini, dai, ma cosa vuoi che sia? Un po' di buccia. Ecco, qua il cliente mi può contestare che abbiamo la buccia d'arancia, perché qui di buccia ce n'è. Però vedrai che con un po' di 3000 viene fuori come nuova. No ragazzi, per me è da migliorare, dai. Guarda qui che roba, guarda che bello. Ma che bello. Guarda qua. Guarda. Bellissimo. E la sfumatura non si vede neanche. Con la lampada un po' si è steso il trasparente. C'è un po' di buccia, due buchi di silicone. Guarda come polverizza, vedi? Tutto omogeneo, uniforme. Cioè, ragazzi, io sinceramente ho visto delle macchine verniciate peggio, e io non penso che qualcuno l'abbia fatto con la bocca. Si potrebbe fare ai commercianti. 80 euro a pezzo, sì, ecco. 80 euro a pezzo, così 80 euro a pezzo, anche 60. Beh dai, non è male come idea, eh. Comunque prego, se avete bisogno vendo e spedisco in tutta Italia, 20 euro a boccetta. Dopo vi insegno anche, faccio dei mini tutorial mirati proprio lì a fare questi lavori qui, dei spot repair.
Non è male, dovrei omologare sta boccettina qui. È una cosa improponibile. Non fa niente, dai, adesso gli diamo una lucidata. Sì, lo so, poi arriva quello. Ma avevi detto di farlo solo a fiato? Io non so, questi sono ruschini, ma ho pulito prima. Niente, 1500, 2000 e 3000, poi vediamo come viene fuori. Ok, partiamo dalla 1500. Ha bagnato. Sì, un po' è venuto. Diamo un po' di 2000. Vediamo di abbassare un attimo quei buchi di silicone. Altro che detailing. Guarda qua, detailing. Guarda qua che roba. Ok, l'ultimo passaggio, la 3000. Direi che ci siamo. Ci siamo. Diamo un colpetto con la lucidatrice e direi che abbiamo finito. Vediamo. Perfetta. Cioè, ragazzi, è perfetta questa qui. Ma che roba. Verniciatura a bocca. Bella roba. Da lontano va bene. Da vicino no. Ci sono ancora dei buchi di silicone, ma roba che volendo si poteva cavare. Sinceramente non me lo sarei mai aspettato che venisse un lavoro. Mi fa cagare, però fatelo voi a bocca. Cazzo, lavorare con la bocca si fa fatica. Non l'avrei mai detto.